ragazzi e ragazze, e purtroppo il nuovo episodio è ancora in lavorazione per via di problemi tecnici. Ma per farmi perdonare ho deciso di prendere la palla al balzo e organizzare per voi la mia personale top 11 dei giochi mostrati all'E3 2016. L'E3, conosciuto in forma completa come Electronic Entertainment Expo o Fiera dell'Intrattenimento Elettronico, è da anni un punto di riferimento per tutti i fan di videogiochi che una volta l'anno, intorno a giugno, vedono grandi e piccole compagnie videoludiche riunirsi a Los Angeles per presentare tutte le loro novità agli appassionati, risultando in momenti felici e altri un pochino più imbarazzanti. Ma per tutta questa eccitazione c'è anche un lato negativo. Ogni anno sento gente litigare, sbraitare, tirare unità genitrici in mezzo a situazioni di bassa dignità solo per decidere chi avrebbe vinto le tre. Quest'anno ha vinto Microsoft, no, quest'altro anno ha vinto Nintendo, no, ma che state dicendo, ha vinto Sony? Ma ragazzi, non ha vinto nessuno di loro. Oh, questo sta dicendo che Sony non ha vinto. Ma dai, lo sanno tutti che Microsoft ha fatto il botto quest'anno. Sì, il botto che ha fatto tua madre scendendo dal letto. Ma l'avete visto, Zelda? Ma tornatevene a giocare a Minecraft. Zelda, quell'unico gioco che hanno fatto vedere alle tre. Almeno rivoluzionario. PC Master Race! Abbiamo vinto noi! Noi che giochiamo, noi che siamo i giocatori! Hanno vinto i giocatori! Perché è la nostra passione che sta andando avanti, che viene supportata da un infinito numero di menti creative che lavorano per noi, che vogliono farci divertire divertendosi. Quindi, magari, cerchiamo di litigare un po' di meno e di goderci questi momenti invece, eh? Ma iniziamo questa top 11. Ok ragazzi, le regole di questa top sono molto semplici. Prenderò in considerazione tutti i giochi mostrati tranne quelli di cui non è stato presentato un effettivo trailer di gameplay, come Remastered di Crash Bandicoot o Quake Champions. Sono sicuro che questi ultimi, il titolo di Kojima per esempio, saranno fantastici, ma è mia filosofia personale aspettare di vedere il gioco vero e proprio in azione. Vi ricordo anche che questa top 11 non è intesa per mostrare obiettivamente quali siano stati i giochi migliori, ma solamente quelli che hanno emozionato di più questo bombolone. Pronti? Via! Numero 11. Recore. Sviluppato da ex membri degli acclamatissimi Retro Studios, conosciuti per la leggendaria saga di Metroid Prime, e da Inafune, ex responsabile della serie di Mega Man, questo misto tra azione e avventura con elementi da RPG ha fatto girare un bel po' di teste l'anno scorso, grazie ad un'ambientazione post-apocalittica resa però più leggera ed avventurosa dai simpatici robot che accompagneranno la protagonista, dandole diverse abilità speciali per muoversi nel gioco. Devo ancora capire bene come funzioneranno i combattimenti, ma le parti platform sembrano già essere estremamente divertenti e coinvolgenti. La mia unica lamentela non riguarda il gioco in sé quanto la sua presentazione quest'anno. Che cos'è questa mania di montare trailer di videogiochi con musica che non c'entra niente con il gioco stesso? Per carità, è un bellissimo pezzo, ma crea troppo distacco dal gioco, non ti fa immergere nell'atmosfera del titolo, anzi dà un po' l'idea di pomposità fastidiosa. Non so se a voi dà lo stesso effetto, ma per me il distacco risulta una cosa simile a questa. Numero 10. Titanfall 2. Lo ammetto, quando il Titanfall originale fu annunciato non rimasi molto impressionato, soprattutto per la mancanza di una campagna per giocatore singolo e il design dei robot che personalmente trovai molto blando. Titanfall 2 è riuscito a capovolgere completamente la mia opinione. I robot o Titan sono molto più diversi tra loro, il gameplay è stato migliorato ed è stata finalmente aggiunta una modalità storia, che inoltre dà al giocatore il miglior compagno che si possa desiderare in un titolo del genere, un Titan senziente.
protect the pilot. Sono tutti elementi che danno un'anima al gioco. Non dico che non si possano creare dei titoli sparatutto emozionanti che si basino solo sul multiplayer. Basta vedere giochi come Splatoon, Team Fortress 2 o Overwatch. Ma il primo Titanfall mancava di quel mordente che avrebbe fatto affezionare il giocatore al mondo di gioco, che poteva dare peso alle sue azioni. Dopo aver visto il seguito in azione, sono abbastanza sicuro che stavolta questo mondo mi lancerà verso grandi emozioni. Trust me. Numero 9. Severed. Dagli autori dell'acclamato titolo bidimensionale Guacamelee arriva quest'opera fantasy in prima persona che fa un estensivo uso di comandi touch. Nei panni di una ragazza persa in un mondo inquietante, dovremo vedercela con creature che, nonostante lo stile grafico molto semplice, sembrano usciti fuori dai nostri peggiori incubi. Le battaglie sembrano intensissime e so che alcuni storceranno già il naso per via dei comandi touch, ma vi assicuro che ci sono giochi che anche con comandi così semplici diventano delle esperienze degne di essere provate. E Severed pare cadere in questa categoria, grazie ad un gameplay semplice ma adrenalinico e una direzione artistica d'alto ordine. Numero 8. Spider-Man. Da quant'è che non si vede un videogioco di Spider-Man degno di questo nome? Sì, ci sono stati un paio di esperimenti interessanti negli ultimi anni, ma niente che possa essere paragonato per esempio alla saga di Arkham per Batman in termini di qualità. Questo titolo promette grandi cose, soprattutto per il team che se ne sta occupando, Insomniac Games. E chi è Insomniac Games? Ah, è lo studio di sviluppo che ha creato la magnifica saga di Ratchet & Clank, te lo ricordi, no? Sì, quelli che hanno doppiato Famigay! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Non so ancora dire se il gioco sarà all'altezza delle aspettative, ma con queste referenze, mi sento di poter essere più che ottimista. Numero 7. We Happy Few. Avevo già sentito parlare di questo titolo indipendente prima delle 3, ma vederlo in azione alla conferenza Microsoft mi ha convinto appieno del suo potenziale. We Happy Few è ambientato in un mondo distopico e retrofuturistico, in cui la popolazione è tenuta sotto controllo attraverso l'uso di pillole della gioia. Il protagonista, un censore incaricato di cancellare qualsiasi ricordo infelice dagli archivi storici, si imbatte in un articolo di giornale su suo fratello coinvolto in una qualche tragedia. Scosso dalla scoperta, presto l'uomo smette di prendere pillole e scopre l'orribile verità dietro a quel mondo apparentemente felice e perfetto. Come on, hit it! Hit it! Hit it! Give it a whack! Hit it! Hit it! You are off your joy. La cosa che mi eccita di più è che questa sembra una storia che potrei anche leggere in un fumetto o in un romanzo, con delle sfumature sociopolitiche che sembrano anche ispirarsi un pochino al capolavoro fantascientifico di Huxley, Brave New World. Mi dà lo stesso senso di inquietudine e di morbosa curiosità che mi diede BioShock anni fa. Inutile dire che aspetto questo titolo con trepidazione. Numero 6. Shantae, Half Genie Hero. La mezza genietta di WayForward ritorna in quel che sembra un cartone animato in movimento. E il gameplay, da quel che è stato mostrato fino adesso, sembra avere un sapore classico ma un'esecuzione moderna, come da tradizione del team. Adoro soprattutto la cura che è stata messa nelle animazioni dei personaggi. Tutti, dall'adorabile Shantae fino al nemico più schifoso, sprizzano fascino e personalità da ogni frame. Se siete fan dei platform bidimensionali non potete non amare questa serie, e quest'ultimo titolo sembra essere una magnifica aggiunta alla saga. Numero 5. Horizon Zero Dawn. O come lo chiamo io, la tizia dei Cruz contro gli Zoids. Sony e Guerrilla Games propongono un futuro post-apocalittico in cui gli umani sono tornati a livelli preistorici, mentre il mondo è stato conquistato da macchine senzienti che hanno preso il posto della fauna terrestre.
Tra una direzione artistica che rende questa fauna meccanica una gioia per gli occhi ed un gameplay che propone una buona gamma di armi e trappole per rendere i combattimenti più dinamici possibile, Horizon Zero Dawn è, a maggior ragione, uno dei titoli più attesi dai fan Sony e dal sottoscritto. Numero 4. Nier Automata. Un nuovo titolo targato Platinum Games in collaborazione con Square Enix. Se avete già visto l'episodio su Bayonetta o se siete già fan di Platinum, non penso di dovervi introdurre i motivi per cui aspetto questo titolo. Azione, spettacolo, un gameplay frenetico ed enormi boss dal fantastico design rendono questo gioco una gioia per gli occhi. Per quanto riguarda la trama di gioco bisogna fare un discorso un pochino più complicato. Tutto inizia da Drakengard, serie RPG culto per PlayStation 2 che vanta ben 3 titoli, ognuno dei quali ha almeno 5 finali diversi, tranne il 3 che per qualche ragione ne ha 4 e non vi saprei dire tra tutti questi finali qual è quello vero. Poi abbiamo Nier, primo spin-off della serie che si ambienta più precisamente dopo il quinto finale del primo gioco. E Nier Automata, il gioco che abbiamo appena illustrato, invece si ambienta dopo Nier, ma più precisamente dopo il quarto finale di Nier. Ma si collega anche a 3 tramite dei personaggi che non conosco, e a questo punto non mi sorprenderei se in qualche modo si collegasse anche a Drakengard 2. Grande Giove. Numero 3! Pokémon Sole e Luna. La nuova avventura nel mondo dei Pokémon stavolta ci porta in una regione tropicale con tantissime nuove creature da catturare ed accudire. Sono un grandissimo fan dei Pokémon fin da piccolo e si potrebbe dire che è stata proprio questa saga a farmi appassionare al mondo dei videogiochi. Ha avuto un impatto significativo sulla mia vita ed è una saga che ogni volta mi dà un senso di avventura e spensieratezza unico nel suo genere. In occasione delle 3, tra l'altro, sono stati annunciati ben 3 nuovi Pokémon. Tante volte sento da ex fan della serie che ormai gli autori non hanno più idee, ma personalmente non mi trovo d'accordo. Per esempio, i Pokémon annunciati in questa occasione sono bellissimi. Abbiamo Grabbin, un Pokémon di tipo insetto che si ispira alla larva comune, seguito da Pikipek, un adorabile Pokémon volante che prende il suo aspetto dal picchio rosso, e per finire Yungoos, ispirato a Donald Trump. Pokémon Sole e Luna faranno il loro debutto su 3DS alla fine di quest'anno e grazie alla particolare ambientazione, lo stile grafico rivisto e migliorato, nuove modalità e una schiera di nuove magnifiche creature da scoprire, sono sicuro che i fan della serie avranno di che gioire. Numero 2! Yooka-Laylee. Andando a riempire un vuoto che negli ultimi anni è stato sopito solo dai titoli di Super Mario, i ragazzi di Playtonic Games, formata da ex veterani del leggendario studio Rare, ritornano in pompa magna per presentare un nuovissimo platform tridimensionale, colorato, enorme, vario e riempito di quell'umorismo e quella personalità che da sempre hanno contraddistinto le produzioni Rare. Tra l'altro sembra che la versione Wii U sarà curata direttamente dal team principale di Playtonic, la vecchia guardia che anni fa ci regalò gemme come Banjo-Kazooie e Conker's Bad Fur Day su Nintendo 64. Non potevo chiedere di meglio. E il primo classificato della mia top 11 dei migliori giochi presentati alle 3 2016 è... Wake up, Link. Probabilmente alcuni di voi, se non la maggior parte, avrà capito dove stavo andando a parare, ma mettetevi nei miei panni. Adoro il genere fantasy fiabesco e The Legend of Zelda è una delle serie che meglio incarna questo genere nel mondo videoludico. The Legend of Zelda Breath of the Wild è per me un sogno che si avvera. La serie di Zelda va a ripescare quell'area di libertà che si sentiva nel primo titolo per NES. Nessuna spiegazione, nessun tutorial. Solo un enorme regno caduto da esplorare, da scoprire, da ammirare con le proprie gambe e i propri occhi.
È uno di quei giochi che aspetti di giocare per tutto il giorno mentre sei a scuola o al lavoro. Un piccolo pensiero fugace, perennemente nascosto dietro l'angolo dei tuoi pensieri, che alla fine della giornata riesce a farti immergere in un mondo di fantasia, di avventure, di spensieratezza. Un mondo dove potrai combattere sul tuo cavallo contro un gigantesco ragno meccanico a colpi di frecce magiche, o semplicemente correre per le enormi verdi praterie, o esplorare le rovine di un antico tempio per scoprire il mistero della caduta di un regno una volta fiorente e glorioso. Il tutto in completa libertà. The Legend of Zelda Breath of the Wild è il mondo che più mi ha fatto sognare a questo E3. E sapete qual è il bello? Che questa è stata semplicemente la mia lista di mondi. Sono abbastanza sicuro che alcuni, o anche molti di voi, non si troveranno completamente d'accordo con questa top. E sinceramente, va bene così. Perché l'E3 non è una competizione, o quantomeno non dovrebbe esserlo. Non importa chi ha vinto tra Sony, Nintendo, Microsoft o chissà chi altro. L'importante è discutere, condividere, arricchirci a vicenda, giocare. Perché almeno per me è così che si vive una passione, condividendola con chiunque possa comprenderla. E divertendosi. Se pensate che mi siano sfuggiti alcuni titoli, proponetemeli, anzi magari fate proprio le vostre top e postatele sotto al video, fatemi sentire la vostra opinione. Detto questo vi mando un saluto, sono Virtuale e ci vediamo presto nel prossimo mondo, ciao! Ok, riponiamo. Ho quasi ucciso Sirio. Scusa, non è facile come... Non riuscivo a girarla! Non sai così. Iniziamo, fammi un'altra. Ciao ragazzi e ragazze, qui Virtuale. Se vi è piaciuto questo episodio, sentitevi liberi di commentare, di condividere o semplicemente di continuare la visione sul mio canale con altri episodi del Virtual Show. Se poi vi piacciono le recensioni in generale, considerate di fare una visitina alla Lega dei Recensori, un gruppo di volenterosi ragazzi di cui faccio parte che, come me, lavorano con passione su analisi e riflessioni di diversi tipi. Fateci un salto!